Asetek Invicta modello Torp versione 2. Oggi recensione approfondita di quello che è il nuovo sistema idraulico che ha presentato Asetek. Ho anche qui una pedaliera con il sistema Torp versione 1, ma ne parleremo approfonditamente nella review. Sigla! Ciao ragazzi, ho recensito già tante volte il sistema Invicta di Asetek. In questo caso va a rinnovare quella che è la parte idraulica, ma andiamo velocemente a rivedere quelle che sono le caratteristiche generali del prodotto. Abbiamo un base plate totalmente in alluminio a stampo, con un battitacco e serigrafato sopra, in questo caso la serie Invicta. La parte proprio dove andrete ad appoggiare il tallone ha questo genere di trama che aiuta a tenere ben saldi i talloni quando andate ad utilizzare il prodotto. Naturalmente, se vorrete, potrete aggiungere successivamente la frizione. Ci sono dei fori in cui verrà connessa e nella parte sotto c'è un connettore e tutto avverrà in maniera davvero semplice. Parliamo poi anche degli aspetti che accomunano i due pedali. Entrambi sono totalmente in alluminio al CNC, sempre molto bella la serigrafia dietro con la scritta Asetek. In questo caso la parte frontale e dietro del pedale sono di colore nero. È bello che viene lasciato invece nella parte laterale questa lavorazione che fa vedere il colore argento dell'alluminio. Pedale totalmente scavato nella parte interna, ma struttura sempre solidissima, arriva tranquillamente a reggere pressioni continue oltre 200 kg. Per quanto riguarda poi le pedane, in questo caso, come vedete, i pedali sono fissi. C'è la versione S in cui avrete l'opportunità di montare i pedali ancora più lontano. Io l'ho voluti lasciare montati come li ho utilizzati. Questa è la distanza massima che potete avere. Volendo si potrebbero spostare ancora più esternamente, ma poi si vedrebbe la parte dietro del pedale. A me personalmente non piace. Comunque più che sufficiente secondo me per un utilizzo due pedali. Ho amici che giocano a gambe abbastanza divaricate, ma lo trovo una forzatura. Per quanto riguarda la parte dove appoggerete il piede, ha questa trama. Personalmente consiglierei l'utilizzo delle scarpette. Alla lunga, se avete un calzino troppo fino, questo genere di trama qua in rilievo potrebbe darvi un po' fastidio sotto il piede. Però a livello di linea, personalmente molto racing. Una cosa a cui tiene Asetek è sempre strizzare l'occhio a quello che è il racing reale. Per quanto riguarda il feeling del pedale dell'acceleratore, abbiamo una doppia molla. Una molla qui alla base del pedale, ma quella che poi effettivamente dà il feeling è questa molla qui dietro. Naturalmente con questa ghiera potrete dare un po' di precarico. Ci sono in realtà due macro modifiche che vanno a cambiare ancora di più il feeling, e cioè il punto di ancoraggio del perno sul pedale. Questo è il punto per avere il pedale un pochino più duro. Se lo vorrete ulteriormente ammorbidire a parità di settaggio, vi basterà montarlo nell'asola sotto. Naturalmente, se vorrete ammorbidire, c'è un'ulteriore molla all'interno della confezione, alle spire leggermente più piccole rispetto a quello originale. Scegliete voi insomma il feeling che più preferite. Naturalmente, andando a dare un po' di precarico, andrete anche a fare piccole modifiche un pochino più certosine su quello che è il feeling del pedale, ma ottima quella che è la fluidità. È un po' rumorosa la parte finale, sulla parte dove c'è la vite con cui andrete a gestire la corsa del pedale. Non è tanto più rumorosa di tantissimi altri prodotti quando andate a sbattere forte con l'acceleratore, però volevo farvelo notare. Naturalmente basterà mettere un piccolo gommino in questa parte qua e si attutirà totalmente il rumore. Per quanto riguarda la gestione della corsa, c'è una ghiera e una vite. Vi basterà svitarla, avvitare o avvitare per allungare o accorciare la corsa. Si fa in maniera millimetrica, super precisa e in 2 secondi. Stessa cosa per quanto riguarda l'inclinazione del pedale. In realtà vi basterà metterlo in tensione, allentare questa ghiera qui sotto e poi andare a scegliere di mettere un pochino più in tensione il pedale. Vi faccio vedere, ma naturalmente ci saranno dei video che ve lo faranno vedere ancora meglio. Vedete, adesso l'ho spostato un pochino più indietro. A questo punto andatevi a modificare anche di nuovo la corsa per ridare la corsa che più preferite. Il pedale è totalmente solido nel suo asse e questo rende anche il movimento estremamente fluido, estremamente piacevole. La parte elettronica è proprio all'interno del base plate. Nella parte sopra c'è la calamita che darà il segnale, che andrà a far variare il campo magnetico e dare il segnale al sensore, tutto totalmente esente da possibilità di polvere o piccoli malfunzionamenti, mantenendo poi sempre la massima precisione.
Nella parte qui dietro c'è questo coperchio in plastica che vi darà accesso alla parte elettronica, ma ragazzi l'ho recensita tantissime volte, per anche ulteriori approfondimenti vi consiglio di andarvi a vedere anche le altre recensioni. Un'elettronica a 16 bit, quindi il massimo di quello che è la possibilità di gestione del segnale, ma tutti questi punti sono praticamente identici a quello che era il modello precedente. Arriverei adesso al succo della recensione, il nuovo sistema Torp 2. È sempre un sistema idraulico. Vedo di farvi vedere anche il precedente modello. In questo caso hanno posizionato nella parte sopra il sistema che va a muovere il perno interno che mette in compressione gli elastomeri. Personalmente non trovavo particolarmente complicato anche il sistema fatto da dietro. Aggiungendo anche il long travel anche su questo genere di sistema si poteva avere qualche millimetro in più nella corsa del pedale. Spostare la parte degli elastomeri nella parte frontale, sicuramente in situazioni anche per esempio come avevo io la mia vecchia postazione, a sistemare, andare a fare dei test con diversi elastomeri in maniera più semplice. Arriviamo ad approfondire tutte quelle che sono le piccole differenze col sistema Torp 2. Partiamo col dire che il sistema idraulico in sé è rimasto invariato, funziona sempre nella stessa maniera, anche se questa volta è stato messa nella parte sopra il sistema che va a tirare il perno e mette in compressione gli elastomeri. La prima modifica che è stata fatta è questa parte qui di lato in cui il collegamento del master con lo slave avviene esternamente. In realtà così a primo acchito direi un peggioramento rispetto al precedente modello, ma questa volta questo sistema è stato scelto perché già il SEO ci ha anticipato che stanno finendo di lavorare sul sistema ABS, che molto probabilmente funzionerà come una pompa con una membrana che andrà a pompare il liquido all'interno del sistema simulando un sistema reale di ABS, e quindi deve esserci per forza un accesso esterno alla parte del master e una parte dello slave. Anche una prima piccola differenza è che questo sistema sembra che nella parte dietro abbia più gioco rispetto al modello precedente. Anche il modello precedente in realtà aveva un piccolo movimento. Partiamo innanzitutto col dire che il fatto che ci sia movimento non significa che ci sia poi effettivo riscontro di quel movimento una volta che andate a premere. Di solito questo agio nella parte degli snodi è dato proprio per le piccole tolleranze che ci sono nel momento in cui il perno deve entrare dentro la guarnizione e dare proprio quel piccolo gioco che serve a non andare ad usurare troppo le parti meccaniche interne. Nella parte sopra troviamo sempre poi un sensore di pressione, corrispondono intorno ai 180 kg di pressione, che vedo abbastanza impossibile da utilizzare su una postazione, però in realtà la lettura del sensore arriva fino a questa definizione. Per quanto riguarda poi la meccanica interna del cilindro, in questo caso Asetec ha dato delle sue specifiche a una casa costruttrice specifica di cilindri idraulici per andare a creare questo sistema, e come il precedente modello ragazzi è testato per durare per tantissimi cicli di pressione. Arriviamo poi alla parte che potrebbe interessare molti di voi. In generale l'Asetec Invicta ha sempre avuto un feeling con una corsa molto breve e anche la prima parte di movimento richiedeva sempre una buona forza e quindi dava un carattere molto specifico a questo prodotto. Naturalmente nel mio caso rispecchia i miei canoni, perché io qualsiasi pedaliera che utilizzo tendo a togliere sempre le molle, a mettere elastomeri abbastanza duri, perché amo la corsa molto breve, amo gestire il segnale con la forza muscolare e non con la corsa del pedale. Però molti utenti preferiscono avere una corsa molto più lunga e soprattutto un feeling più morbido. Asetec, ascoltando molti dei suoi clienti e ipotetici clienti, ha deciso di implementare dei piccoli sistemi per andare ad aumentare quella che è la corsa del pedale e naturalmente anche la morbidezza. E una prima macroscopica modifica si fa tramite questo sistema. Come l'altro si può togliere molto velocemente quello che è il perno, in realtà andate ad avvitare e potrete quindi montare il perno nella parte più bassa. E come dico sempre, se si modifica il punto di ancoraggio del perno sul pedale e andate soprattutto in questo caso ad abbassarlo, aumenterà la corsa e anche avrete a parità di elastomeri una sensazione più morbida a parità di forza. In questo caso io me lo rimonto nella parte alta, mettiamo la ghiera in pressione e abbiamo bloccato tutto. Altra modifica che potrete fare, in questo caso come vi ho detto, andate ad aprire la ghiera frontale, all'interno abbiamo
uno spessore corto, uno spessore più lungo e l'elastomero che va nella parte interna. Abbiamo poi la possibilità di variare l'elastomero interno che andrà a gestire la prima parte. Ce ne sono veramente di tantissimi tipi, scegliete quindi quello che più fa il caso vostro, ma soprattutto, adesso li riposo, in questo caso per esempio utilizzando i distanziali che sono di base all'interno, in realtà avrete la corsa più breve. Questo ha un perno all'interno più lungo, quindi arriverà prima a toccarsi in fase di compressione con quello dietro. Nel caso in cui vogliate a parità di durezza andare ad aumentare quella che è la corsa del pedale, vi basterà montare il perno più corto. Ragazzi, non sto qui a dirvi che è un discorso valido per gli elastometri più morbidi. Se utilizzate, vediamo, questo elastomero che è quasi totalmente incomprimibile, praticamente potete montarci quello che vi pare, tanto comunque i due perni non andranno mai a toccarsi. Una volta fatta questa scelta andrete a reinserire tutto all'interno e andate a chiudere. Come vedete qui c'è anche una seconda ghiera di bloccaggio, quasi come fosse un controdado. Vediamo. Questo perché potrete stringere fino a che sentite soltanto toccare la parte dell'elastomero e quindi andare a mettere il controdado, e così avrete un determinato tipo di feeling. Altrimenti allentate questa seconda ghiera, andate ulteriormente a stringere e comincerete a dare un pochino di precarico a quello che è l'elastomero. Una volta scelto il precarico desiderato, andate per sicurezza a bloccare. Eccoci qua. E a secondo delle modifiche che andate a fare andrete a variare anche macroscopicamente quello che è il feeling del pedale. Si potrà anche guadagnare un 40% di corsa in più, quindi penso che andrà a soddisfare qualsiasi tipo di sim racer. Naturalmente potete fare qualsiasi tipo di regolazione tramite il loro software e ho fatto un video per voi. Eccoci all'interno di RaceHub e la configurazione che voglio portare per spiegarvi tutto come funziona è quella con l'elastomero più morbido e con l'aggancio della pedaliera sull'asola più in basso, e quindi la situazione più morbida possibile su questa pedaliera. Come potete vedere, questa è la corsa massima che il pedale può fare ed è pari nella parte alta a 4 cm, ma in realtà anche terminata la corsa andrete a lavorare totalmente sull'idraulica e come vedete il segnale continua a muoversi. Vi faccio vedere anche una calibrazione per farvi capire. Andate a premere con quella che vorrete sia la massima forza, come vedete, solamente per andare, ecco, forse così, quello che in questo momento è l'elastomero più morbido, in realtà bastano 18 bar per fare i 4 cm di corsa. Volendo poi continuate a premere con quella che vorrete sia la forza massima di frenata e rilasciate. A questo punto salvate e avrete salvato la vostra frenata. Come vedete si dividerà in due fasi. La prima fase che viene gestita dall'elastomero e la seconda fase da quando sarete a battuta, in cui verrà gestita totalmente dal sensore di pressione. Utilizzando l'elastomero più morbido sarà molto più netta quello che è l'effetto del doppio stacco tra la parte più morbida e la parte più dura. Più andrete a indurire questa prima parte e più sarà leggera quella differenza. Faccio un attimo un cambio elastomero e torno subito da voi. Quello che avete visto adesso è questo elastomero che dà sul verde. Ho montato adesso l'elastomero giallo e vi faccio vedere, se vado su Calibrate, guardate, adesso questa è la forza necessaria per fare i 4 cm di corsa, praticamente più che raddoppiata. Naturalmente poi potrete continuare a dare forza e registrare quella che più preferite. Vi faccio vedere un'altra cosa. Ho inserito in questo momento l'elastomero arancione, che praticamente è lo step di durezza penultimo rispetto a quello rosso, che è quasi incomprimibile. Andiamo a fare Calibrate e andiamo a vedere. Come vedete in questo caso, per fare i 4 cm di corsa ho dovuto premere fino praticamente quasi a 64 bar di forza.
Questo soltanto per farvi vedere come funziona andando a cambiare gli elastomeri e come reagisce poi la pedaliera rispetto a quel cambiamento. Potete dare il precarico, potete andare a cambiare il punto di ancoraggio sulla pedaliera, in questo momento è il punto più basso. Per esempio, per mio gusto personale, proprio questo è l'elastomero che a me piace di più. In una fase di calibrazione io lo farei così, sempre intorno ai 53 bar. Come vedete, sia con l'elastomero più morbido che con l'elastomero più duro, la forza che io applico come piacere per forza massima rimane sempre la stessa. Come dico sempre, la parte che c'è in mezzo, che va a decidere quella che è il feeling sul pedale, non cambia quella che poi per voi sarà la forza massima. Quindi dovete sempre scindere il tipo di feeling che vorrete da quello che è poi la forza massima che vorrete applicare, perché probabilmente, a prescindere dalla corsa che farà il pedale, la forza probabilmente sarà sempre la stessa. Naturalmente più il pedale farà meno corsa e più facilmente riuscirete ad applicare con lo stesso sforzo più forza. A questo punto facciamo una calibrazione anche sull'acceleratore, lo andiamo a premere, rilasciamo, complete, e eccoci qua. Come vedete, sull'acceleratore metto sempre un 2% di zona morta sia nella parte bassa che nella parte alta. Nella seconda schermata abbiamo pedal map, potete andare a scegliere un tipo di curva e la potete disegnare come meglio preferite, oppure scegliere delle curve che sono già presenti all'interno del software. Possiamo andare nella parte LED e anche qui ci sono tutte le personalizzazioni del caso. Potete andare a cambiare, come vedete, la colorazione della striscia LED. Nella scheda assist potrete andare a scegliere l'effetto che preferite. Come vedete, nell'ultima tab pedale sono attivi tutti, quindi scegliete poi anche voi il tipo di effetto che vorrete. Potrete scegliere anche la segnalazione delle bandiere. Potrete andare a cambiare l'intensità di illuminazione della pedaliera durante il gioco o in Hild Mode, cioè il momento in cui non state giocando, e in Hild Mode potrete scegliere anche qui sia l'intensità che la tipologia di effetto. Anche questa random che sceglie lui. Rider è una delle mie preferite, ricorda molto Supercar. Faccio sempre notare la versione di firmware che sto utilizzando, in questo caso è la versione 4.0.3, ma penso per il software di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Spero anche che con la calibrazione tramite il software abbiate capito la possibilità di avere molta più corsa. Ho scelto in questo caso la versione con più corsa proprio per farvi vedere la possibilità di movimento e quindi proporzionalmente di forza che dovrete dare al pedale per avere quella determinata corsa. È l'aspetto che probabilmente interessa a molti di voi. E arriviamo anche questa volta alle conclusioni finali. E in primis voglio dire, un possessore di Torp 1 deve passare al Torp 2? Personalmente, se è soddisfatto della corsa che ha, no, non c'è motivo dal mio punto di vista. Questo perché il feeling è pressoché identico. Naturalmente tutti quelli che desideravano o desiderano avere molta più corsa sulla parte del freno, sicuramente il Torp 2 è il sistema perfetto adatto a voi. E in più ragazzi, sono un po' in trepidazione quando mi arriverà il sistema ABS per poterlo provare, perché lo provai già 2 fiere fa. Rimasi molto colpito soprattutto per il fatto che va a replicare un sistema reale di ABS, andando a variare la pressione all'interno del sistema. Tornando però all'Invicta e all'acceleratore, ragazzi, struttura di una solidità pazzesca. Anche la forma, il sistema che hanno sulla pedana vi fa sentire sicuramente di avere sotto il piede un prodotto dalla qualità eccezionale, totalmente esente da giochi, con un ampio segnale e soprattutto molto pulito. Anche a livello di regolazioni di posizione del pedale, di angolazione, altezza, soprattutto per quanto riguarda anche la rigidità a cui si può arrivare con la molla più dura, con l'impostazione più dura, credo che coprano tutto il ventaglio che può esserci con l'utilizzo di un acceleratore, da chi gli piace più morbido a chi gli piace come me un pedale molto corposo sotto il piede. L'utilizzo della molla a compressione e della molla a torsione, mi viene da dire, l'unione di due mondi crea un feeling molto molto bello. Arriviamo poi al freno. Personalmente già amavo quello che è il sistema Torp 1 quando utilizzo la mia Invicta versione Pagani. Ritrovo totalmente nel Torp 2 quel genere di sensazione. Personalmente ritorno sempre a fare delle scelte personali che hanno un feeling molto breve di corsa
e quindi molto simile a quello che è il feeling che avevo già con l'altro modello. Naturalmente ero molto soddisfatto di quella e non posso che essere davvero soddisfatto anche di questo modello. Faccio una piccola divagazione sul modello Pagani. Devo dire che la piastra utilizzata sulla Pagani, così ampia sul freno, è veramente una delle cose più belle. La maggior parte delle pedaliere in commercio ha una piastra frontale con dimensioni simili a quella dell'Invicta, ma onestamente quando provate anche quel genere di piastra là non vi potete che innamorare. Naturalmente con la maggiore corsa che potete avere sul freno con il Torp 2 si avrà ancora più percezione di quello che è la bontà del sistema idraulico che questa pedaliera offre. Naturalmente più corsa fa e più si apprezza quello che poi è il feeling. Naturalmente consiglio questo genere di prodotti sempre a persone che hanno una postazione ben solida e che possano sfruttarla veramente. È un prodotto di alto livello, richiede anche di avere una postazione di livello che vi consente di avere tutto ben solido e poter spingere con quello che è il vostro massimo sforzo. Naturalmente per la fase iniziale, in questo caso avete a disposizione veramente tantissimi tipi di elastomero. Anche i nuovi spessori che sono messi a disposizione da Asetec offrono la possibilità di avere molti tipi di variabili su quella che è lo sforzo che dovrete fare per la prima fase di frenata. Ragazzi, dovete fare soltanto lo sforzo di andare a fare dei test e scegliere quello più adatto a voi, ma potrete simulare tranquillamente un'auto stradale fino ad arrivare con il rosso, che è praticamente quasi incomprimibile, ad una Formula 1. Naturalmente fatemi sapere nei commenti se siete già possessori di prodotti Asetec, se avete già la pedaliera Invicta e cosa ne pensate voi del feeling che avete riscontrato. Ringrazio come sempre Asetec di dare la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti. Vi ricordo sempre di mettere un bel like al video, è il modo migliore per supportare il canale e tutto lo sforzo che faccio per portarvi tutte queste recensioni. Ragazzi, ci vediamo alla prossima review. Ciao!